Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi primo tutorial per quanto riguarda la nuova collaborazione con la BB Craft. Oramai tutti voi conoscete questa azienda che vende materiale creativo di ottima qualità e anche a prezzi convenienti. La BB Craft mi mette a disposizione un codice coupon che vi scriverò, che è scritto sia qui sul video che nell'info box, ed è Lucrezia 10 ed equivale al 10% di sconto sulla somma del carrello. Vi ricordo anche che con $25 di spesa la spedizione è gratis, quindi è molto conveniente. Allora, oggi andremo a fare un bracciale davvero semplice, adatto anche a chi ha le prime armi. Ve lo mostro subito ed è questo bracciale. Come vedete, perle da 6, bugle. Le protagoniste sono le bugle veramente. Poi ho utilizzato anche questa chiusura che ho preso sempre dalla BB Craft, molto bella, fine ed elegante, ed è una chiusura a scatto. Come vedete, si può aprire sia da questo lato che dall'altro, ma poi vi faccio vedere i materiali tutti nel dettaglio. Questo è il bracciale. Naturalmente insieme al bracciale si possono fare anche gli orecchini. E quindi avere un bellissimo set. È davvero semplicissimo da fare. Oggi invece li andremo a fare in questa colorazione. Eccoli qua, in questa colorazione, quindi farò il bracciale in abbinamento agli orecchini. Sembrano moduli separati, ma in realtà è un'unica lavorazione continua, quindi da questo potete ricavarci anche gli orecchini. Allora, passiamo al materiale. Ed ecco qua i materiali, come vedete sono pochissimi. Serviranno delle perle da 6 mm. Queste perle le ho prese in una vecchia collaborazione sempre con la BB Craft e sono queste due colorazioni. Per chi fosse interessato posso mettere anche il codice di queste perle. In una precedente collaborazione avevo preso queste perle da 6 mm, quindi perle da 6 mm. Serviranno le bugle e utilizzerò questa colorazione. Aspettate, prima vi faccio vedere il codice, e la colorazione è questa. Sembra un bianco, in realtà è panna proprio. Questo è bianco. Questo bellissimo box con tutte queste bugle, i colori sono veramente belli, e questo è il codice. Poi serviranno dei biconi da 4 mm, ma semplicemente per decorare qui sulle perle, come vedete. Anche questi ho preso per questa collaborazione. Questo è il codice, e andrò ad utilizzare questa bellissima colorazione viola, molto bella. Vedete, brilla anche tantissimo. Quindi bugle, dei biconi, la chiusura, anche questo ho preso dalla BB Craft, questa bellissima chiusura, questa volta è in oro. So se si riesce a vedere bene, presenta anche questi strass qui sopra, ed è sempre una chiusura a scatto, e sono queste, arrivano in questo cofanetto, e questo è il codice per queste chiusure. Veramente sono belle, peccato che ce ne sono poche. E queste sono
placcate in oro. E poi naturalmente serviranno delle rocaille 11.0, queste della Miyuki. E come filo andrò a utilizzare un Farline da 0,15, anche uno 0,17 va benissimo. Bene, ago extra fine della Miyuki, e questo è tutto. Vi dico che è una lavorazione molto semplice, è adatta anche alle principianti. Dal bracciale potete appunto ricavare un modulino soltanto per farci in abbinamento gli orecchini, ma ci potete fare anche un collare, un collier non tanto grande, con anche fatta separatamente con come gli orecchini, e poi uniti, non so, dalle perle, biconi, cipollotti. Insomma, vedete voi, sta alla vostra fantasia cosa realizzare con questo progetto. Oggi appunto faremo questa colorazione. Bene, chi non si è ancora iscritto al canale si iscriva e attivi la campanella, così da restare sempre aggiornati su nuovi video. Io adesso mi preparo tutto e passiamo al tutorial. Un abbraccio a tutti, ciao! Iniziamo inserendo sul nostro filo 4 perle da 6 mm alternate a 4 rocaille 11.0. Dobbiamo semplicemente ripassare attraverso le perline, chiudendo a cerchio e facendo un paio di nodini. Ed ecco qua, abbiamo chiuso a cerchio. Sto uscendo dalla 11.0, ora vado già ad inserire il bicono, quindi metto sull'ago 2 11, un bicono da 4 e altre 2 11. Da questa rocaille mi porto in questa e andremo a posizionare il bicono al centro delle perle. Ora rientro nella perla ed esco dalla prossima 11.0. Tirate bene il filo. Ora rimetto sull'ago altre 2 11.0 e rientro nel bicono. E tiro bene il filo. Altre 2 11 e mi vado ad agganciare all'ultima questa, e così abbiamo inserito il bicono al centro. Ora rientro nella perla e adesso vado ad inserire sull'ago 3 11.0, salto la rocaille questa centrale e mi inserisco nella prossima perla, formando appunto questo archetto. Di nuovo 3 11.0, salto la rocaille quella al centro e mi inserisco solo nella perla, e faccio così per altre 2 volte. Ed ecco qua il risultato. Ora sto uscendo dalla perla. Ora vado a mettere sull'ago una buckle, una 11.0 e un'altra buckle. Una buckle, una 11.0, un'altra buckle. Vedete da dove esco? Rientro dalla parte opposta e tiro bene il filo in questo modo.
Ora vado a rientrare di nuovo nella prima buckle, tirate bene il filo, mi raccomando. Ora metto sull'ago 3 11 0 e rientro saltando la rocaille questa centrale nella seconda buckle. Rientro nella perla e tirate bene il filo in questo modo. Ora risalgo di nuovo, entro nella buckle e nella prima 11 0 ed esco da quella centrale, così. Ora metto sull'ago di nuovo una buckle, una perla da 6 millimetri e un'altra buckle. Buckle, perla da 6 e un'altra buckle. Esco da questa parte, rientro dalla parte opposta. Vedete? Questo deve essere il risultato. Ora vado a rifare di nuovo il giro per stringere bene il lavoro. Quindi rientro nella buckle, di nuovo nella perla, ritorno indietro nella seconda. Dobbiamo ripassare per stringere bene. E adesso esco dalla perla. Qui vado ad inserire una 11, una perla da 6, un'altra 11 0, perla da 6, 11, perla da 6 e 11 0. In totale dovremmo avere 4 rocaille 11 0 e 3 perle da 6 perché una è già qui presente. Esco da questa parte, rientro dalla parte opposta. In questo modo. Ora ripassate rifacendo di nuovo tutto il giro, scusate, per stringere bene il lavoro. Quindi senza inserire niente andate a ripassare di nuovo in tutte le perle e le rocaille per stringere bene il lavoro. In questo modo. Adesso mi porto nella rocaille successiva e adesso vado di nuovo ad inserire il bicono centrale. Quindi metto sull'ago di nuovo 2 11, un bicono da 4 e altre 2 11 0 come abbiamo fatto prima. Da questa mi porto in quella di fronte e me le porto sul davanti. Tirate bene il filo in questo modo. Ora esco dalla 11 0 successiva dopo la perla, vado ad inserire di nuovo 2 11 e rientro nel bicono. E tirate bene il filo in questo modo. Ora le ultime due 11 0 e rientro, vedete, in quest'unica rocaille.
quella non lavorata, e abbiamo riposizionato di nuovo il bicono. Ora andiamo a fare gli archetti intorno, quindi 3 11 0 e ci inseriamo, saltate sempre la rocaille centrale direttamente nella perla successiva, di nuovo altre 3 e rientriamo sempre soltanto nella perla, di nuovo altre 3 rocaille e rientriamo soltanto nella perla, di nuovo altre 3 e rientriamo nella perla. Vedete? Questo è il risultato e da qui si ricomincia. Dobbiamo inserire adesso di nuovo le bugle, quindi uscendo dalla perla andiamo ad inserire una bugle, una 11 0 e un'altra bugle. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo nella perla dalla parte opposta e tirate bene il filo. Ora andiamo a rientrare nella prima bugle, mettiamo sul lago 3 rocaille, saltiamo la rocaille centrale e ci andiamo ad inserire direttamente nella seconda bugle, ottenendo questo. Ora ripassiamo nella perla, rientriamo di nuovo nella prima bugle e ci portiamo ad uscire dalla rocaille centrale di queste 3 ultime che abbiamo inserito. E qui andremo ad inserire una bugle, una perla da 6 ed una bugle per fare il modulo successivo. Bugle, perla, bugle. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta. Aggiustatele un po'. Ma adesso noi andiamo a rientrare per stringere bene il lavoro, quindi fatevi sempre il secondo giro. Rientriamo in questa bugle e usciamo dalla perla da 6 e qui bisogna ricominciare di nuovo inserendo le 3 perle e le 4 rocaille. Ve lo faccio rivedere ancora una volta, quindi andremo ad inserire prima una rocaille, una perla, un'altra rocaille, una perla, rocaille, perla e in ultimo di nuovo una rocaille, quindi devono essere 4 rocaille e 3 perle. Il filo esce da questa parte e noi rientriamo dalla parte opposta e tiriamo il filo. Qui andremo a ripassare nuovamente in tutte le perline per stringere bene il lavoro. Questi passaggi sono importanti proprio per stringere bene il lavoro, quindi un secondo giro lo dovete fare sempre. Vedete? In questo modo. E qui di nuovo dovete inserire prima il bicono, così non tornate indietro nella lavorazione. Poi vi fate tutti gli archetti con le 3 11 0
e poi ricominciate di nuovo inserendo le bagole, continuando così la lavorazione per la lunghezza del vostro polso. Quindi quanto deve essere lungo il bracciale lo decidete voi. Quindi continuate in questo modo e ci vediamo quando abbiamo terminato. E io sono arrivata così alla fine. Mi sono formata soltanto questo unico modulo qui alla fine. Ho fatto anche il cappietto, perché facendo soltanto 6 moduli con le perle si arriva intorno ai 16,7 millimetri. Invece facendo anche questi due moduli, questi due prolungamenti con le bagole alla fine, come ho fatto con questo, e poi inserendo appunto questa chiusura, arriverò intorno ai 18,5, quindi poi dipende dal vostro polso, potete farli, non farli, insomma lo decidete voi questo. Ora portatevi ad uscire, allora avviciniamo la telecamera, vi dovete portare ad uscire dopo che avete fatto il cappietto dalla rocaille centrale delle 3 di un lato. Qui andiamo a mettere sul lago una rocaille e una bagole, una rocaille e una bagole, e ci dobbiamo inserire, vedete, in questa rocaille sporgente. E tirate bene il filo. Così. Ora rimettete sul lago un'altra bagole e poi una 11,0 e ci andiamo ad inserire, vedete, nella rocaille centrale di queste 3 e tirate il filo e si comincerà a formare questo secondo modulo. Ora rientrate nella rocaille successiva, nella perla, e poi usciamo di nuovo dalla rocaille centrale, vedete? Qui inseriamo di nuovo una rocaille 11,0 e poi la bagole e ci andiamo a inserire in questa rocaille sporgente. Adesso andremo ad inserire prima la bagole e poi la rocaille e ci inseriamo nella rocaille sporgente di queste 3 e tirate bene il filo, vedete? Comincio a formare, e questo lo dobbiamo fare per tutta la lunghezza. Formatevi il cappietto già quando arrivate qui alla fine e poi continuate anche dall'altro lato, quindi ci vediamo quando avremo terminato tutto il bracciale. Ed ecco qua il nostro bracciale terminato. Come avete visto è davvero semplice, adatto anche alle principianti. Ho inserito anche la chiusura inserendo degli anellini. Questa è l'altra parte, vedete? Eccolo qua. È bella questa chiusura, molto molto bella. Questi sono gli orecchini abbinati e questa è l'altra colorazione.
è davvero semplice, quindi adatti a tutti. Io spero che vi piaccia, fatemelo sapere, mettete un pollice in su, scrivete un commento che sono sempre graditi. Per il momento io vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto. Ciao a tutti!